Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo una maglia estiva veramente facilissima e velocissima da realizzare, sia per la costruzione che per il punto che andremo ad utilizzare, che è il punto fantasia numero 4, del quale ho fatto un video tutorial qualche tempo fa e del quale vi lascerò il link nel box informazioni. Il punto in questione si sviluppa su un multiplo di 4. Quindi nel prendere le misure, nel calcolare le catenelle, dovremo tenere presente che dovremo lavorare su un multiplo di 4. La maglia come si costruisce? È molto semplice, dobbiamo andare a creare due fasce che prendono la lunghezza dalla vita davanti alla vita dietro, cioè col centimetro andremo a misurare dalla vita davanti, faremo il giro della spalla fino alla vita dietro o viceversa. L'importante è fare il giro da una parte del corpo, fare il giro della spalla e andare giù. Una volta avuta la misura, dobbiamo costruire abbastanza catenelle in modo da coprire tutta la lunghezza che vogliamo ottenere. Nel mio caso la misura di 98 cm, un metro circa. Ho montato 204 catenelle con l'uncinetto del 4,5 e il filato Drake della Tessiland. Invece per quello che riguarda la larghezza della maglia, dovremo prendere la circonferenza della parte che abbiamo più forte o della vita o del seno e dividerla per 4, tenendo presente però che il punto che andremo ad utilizzare si svilupperà su 6 righe, di conseguenza avremo una maglia morbida. Una volta ottenute le due strisce, dovremo andare prima di tutto a rifinire la parte centrale delle strisce con il punto basso. Dopodiché andremo ad unire i due segmenti che costituiranno i due pannelli davanti e dietro, lasciando aperto la parte centrale che saranno il collo. Praticamente questa parte qui avremo un V davanti e un V di dietro. Una volta unite le due fasce andremo a ripiegarle in due e andremo a calcolare la chiusura dei fianchi, quindi dovremo misurare il nostro giromanica, tenerlo un po' più larghino. Io per esempio ho lasciato un'apertura di 20 cm per parte, cioè dal centro ho misurato 20 e 20, ho contato i punti e ho riprodotto la manica dall'altra parte. Così in questo modo otterremo il corpo della nostra maglia. Una volta fatte tutte le cuciture, prenderemo l'uncinetto del 3,5 ed andremo a lavorare a punti alti sotto, e ho messo anche diverse diminuzioni perché volevo avere un effetto a palloncino, come si suol dire. Ho messo per l'esattezza una diminuzione ogni 6 punti. Una volta finito il primo giro sono andata a lavorare punto su punto per altri 9 giri in modo da ottenere una fascia di circa 10 cm. La fascia dovrà corrispondere al nostro giro fianchi più o meno per avere un effetto più morbido in alto e più scivolato sui fianchi. Ora, fatte tutte queste premesse, vi ricordo che la mia maglia è una taglia ML, però tenendo a mente tutte queste cose, tra l'altro che poi le metterò anche sul mio blog, potete ricavare una maglia di qualsiasi taglia voi vogliate, potete modificarla togliendo la fascia, potete farla diventare un abito o un copricostume, oppure se volete qualcosa di più lungo anche un caftano lasciando degli spacchi, potrebbe essere una bella idea da mettere in spiaggia. Detto questo, vi lascio il tutorial. Il punto fantasia numero 4 è questo. Io ho già fatto tutte e due le strisce, una l'ho finita, l'altra la andrò a rifinire col punto basso solo all'interno. Praticamente questo punto è fatto a moduli. Io ho iniziato, la parte iniziale la lascio dove c'è la manica, quindi ho fatto i moduli, il modulo finisce con gli archetti
E questa sarà la nostra parte centrale dove andremo ad unire le due strisce, e qui la vado a ripassare con il punto basso. Quindi ho finito la riga, giro il mio lavoro, entro nel punto basso che ho subito a disposizione. Qui l'archetto è di 3 catenelle, quindi faccio 3 punti bassi. Qui ho subito un archetto, ho subito un punto basso, pardon, ho un punto basso, entro con un altro punto basso, l'archetto che ho fatto di 3 catenelle, faccio 3 punti bassi e così via. Mi sono dimenticata di dire all'inizio che quando andremo a montare le catenelle per la lunghezza totale della nostra striscia, dovremo tenere in considerazione il multiplo di questo punto, che è un multiplo di 4. Una volta finite tutte e due le mie strisce, le ho piegate a metà in questa maniera, cioè diritto con diritto l'ho piegate a metà. Dopodiché ho segnato la scollatura. La scollatura andrà fatta dove ci sono i punti bassi. Praticamente dove ci sono i punti bassi sarà il nostro centro della maglia. Ho segnato la scollatura a 25 cm, dopodiché ho segnato lo scalfo della manica a circa 20 cm. Adesso metteremo le due strisce diritto con diritto e le andremo ad unire all'uncinetto a punti bassissimi. Quindi ho riaperto le mie strisce, le ho messe diritto con diritto e adesso andrò a chiudere con il punto bassissimo, prendendo la costina esterna del punto. Quindi entro nel primo pannello, prendo la costina esterna, entro nel secondo pannello e prendo la costina esterna del punto, estraggo il filo da tutte e tre le asoline e faccio un punto bassissimo. Vado nel punto dopo, prendo la costina esterna, nel pannello successivo prendo un'altra costina esterna e faccio un punto bassissimo. Entro nel punto dopo, prendo le costine esterne di tutti e due i pannelli e faccio il punto bassissimo e vado avanti a lavorare fino al marcapunti della scollatura. Una volta finiti, chiusi tutti e due i fianchi, non ci resta da fare che il bordo, quindi lavoreremo il fondo con la maglia al diritto, quindi tutte le cuciture devono essere all'interno della maglia. Mettiamo la maglia al diritto, prendiamo l'uncinetto del 3,5, nodino iniziale, ed entriamo in un punto a caso. Quindi dove c'è la barretta del punto alto faremo un punto alto, questo è il primo e di conseguenza farò un punto basso, 2 catenelle. Entro nella barretta successiva e faccio 2 punti alti. Entro nell'archetto dopo e faccio 2 punti alti. Qui abbiamo lavorato il punto basso, di conseguenza entro nel punto basso e faccio un punto alto. Qui abbiamo la barretta iniziale, quindi un punto alto, e faccio 2 punti alti. Qui abbiamo lavorato un punto basso, entro nel punto basso e faccio il punto basso. Dopodiché abbiamo i punti alti, entro nella barretta, faccio 2 punti alti, entro nella barretta successiva con altrettanti 2 punti alti, entro in quella dopo con altri 2 punti alti. Subito dopo queste 3 barrette di punti alti abbiamo il punto basso. Qui abbiamo un punto basso, quindi filo sull'uncinetto, entro nel punto basso e faccio un punto alto. Poi ci ritroviamo l'archetto, nell'archetto faremo 2 punti alti e subito dopo ci troviamo un punto basso
entriamo nel punto basso, facciamo un punto alto e dopo inizia la serie di 3 barrette, quindi faremo 2 punti alti per ciascuna barretta che abbiamo a disposizione. E di nuovo ci ritroviamo col punto basso, entro, faccio un punto alto, abbiamo subito dopo la barretta e faccio 2 punti alti, ci ritroviamo il punto basso, entro nel punto basso, faccio un punto alto e di nuovo con la barretta faccio 2 punti alti, qui dove abbiamo il punto basso entro, faccio un punto basso e via via faremo così tutto il giro e andremo avanti a lavorare per circa 10 centimetri. Quando ho unito i 2 pannelli, il davanti col dietro e i 2 fianchi, giro il lavoro dal diritto, cioè le cuciture che ho fatto devono restare all'interno del lavoro. Prendo l'uncinetto del 3,5 e lavoro il fondo della maglia a punti alti. Lavorerò una striscia di circa 10 centimetri. Lo faccio con l'uncinetto del 3,5 perché voglio dare un effetto compatto alla fascia, mentre la maglia voglio che resti più morbida. Quindi entriamo in un punto a caso vicino al fianco, così almeno la chiusura dei giri resterà nascosta. Entro nella barretta del punto alto, faccio un punto basso, entro in un punto qualsiasi vicino al fianco, così almeno la chiusura dei giri resterà nascosta, entro nel primo punto, in questo caso io ho la barretta del punto alto, salgo con un punto basso e aggiungo 2 catenelle, saranno il mio primo punto alto. Entro nello stesso spazio e faccio un punto alto, filo sull'uncinetto, entro nella barretta successiva e lavoro 2 punti alti, vado nella barretta dopo e lavoro altri 2 punti alti. A questo punto mi ritrovo gli archetti. Nel primo archetto abbiamo lavorato un punto basso, quindi entro nel punto basso con un punto alto. Nell'archetto centrale abbiamo cominciato con un punto alto, di conseguenza abbiamo la barretta, lavoriamo 2 punti alti. Nel terzo ed ultimo archetto avevamo fatto un punto basso, quindi entro nel punto basso e lo lavoro con un punto alto. Vado nella barretta del punto alto successivo, faccio 2 punti alti, entro in quella dopo, faccio 2 punti alti, entro in quella dopo ancora con altri 2 punti alti. Terminata la sequenza di 3 barrette, cioè 3 punti alti, avremo il punto basso, quindi filo sull'uncinetto, entro nel punto basso con un punto alto. Qui nell'archetto centrale avevamo fatto un punto alto, quindi faremo 2 punti alti. Dopodiché ci troveremo il punto basso e faremo un punto alto. Via via finiremo tutto il giro così e appunto io andrò avanti per circa 10 centimetri. Ci vediamo alla fine del lavoro. E questo è il risultato. Come avete potuto vedere è stata veramente velocissima e molto semplice da realizzare. Io l'ho realizzata in tinta unita, però voi potete anche giocare coi colori, farla a righe o usare del filato sfumato, come più vi dice la fantasia. E come al solito vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina per essere sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Vi ricordo inoltre che sono anche su Facebook e Telegram, se volete vi aspetto anche là, e inoltre appena aperto
il vlog dal nome Facciamo il punto crochet, dove metterò tutti i riepiloghi di tutti i lavori che pubblico. Ciao a tutti!